Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo tutorial, andremo a fare un progettino anche questa volta davvero semplice. Ve lo mostro subito ed è questa lavorazione, si tratta di un'unica lavorazione davvero semplice dove ho utilizzato le candy oval, come potete vedere queste perline a due fori, delle perle da 4 millimetri, da 3 millimetri, 11,0 e qualche super duo. È davvero semplice da realizzare. Ci potete fare un bracciale, un collarino e anche gli orecchini. Io infatti ci ho abbinato facendo soltanto 2 giri, chiamiamoli così, e ho fatto gli orecchini in abbinamento perché non sono modulini collegati insieme, ma è un'unica lavorazione, ma è davvero semplice da fare. Bene, passiamo al materiale. Ed ecco qua i materiali. Le candy oval, nell'info box trovate tutta la lista dei materiali che andrò ad utilizzare per questo progetto. Queste perline ovali a due fori e sono della Preciosa. La misura è 6 per 8 millimetri, queste perline qua. Poi vi serviranno delle perle da 3 millimetri che andrò ad utilizzare in due colori e sono perle da 3 millimetri. Serviranno delle super duo che utilizzerò in questa colorazione, delle Rokai Miyuki 11,0 e delle perle da 4 millimetri. Metti a fuoco, sono perle da 4 millimetri. Naturalmente io ci andrò a fare un bracciale, quindi servirà una chiusura, che in questo caso sarà una chiusura a T-bar. Come filo andrò ad utilizzare un Farline da 0,18, un ago extra fine della Miyuki. Se invece volete farci semplicemente degli orecchini, basta un perno o una monachella. Questo è tutto il materiale che servirà per fare questo progetto, che è davvero semplicissimo. Bene, adesso mi preparo tutto e passiamo al tutorial. Ciao a tutti! Dobbiamo iniziare con questa sequenza: una 11,0, una perla da 3 millimetri e una 11,0, la candy oval, entrare in un foro, di nuovo una 11, una perla e una 11,0, una 11,0 di separazione e di nuovo una 11, una perla e un'altra 11,0. Adesso dobbiamo rientrare nel secondo foro della candy. Tirate bene, tenete ben stretto l'altra estremità del filo. Ora dobbiamo prendere di nuovo una 11, una perla da 3 millimetri, un'altra 11 e una 11 di separazione per unirci all'altro, quindi una 11, una perla da 3 e altre due 11. E adesso dobbiamo rientrare in questa prima 11,0 e tirate il filo. Vedete? Questo deve essere il risultato. Ora rifacciamo di nuovo il giro per andare a stringere la lavorazione. Tirate bene. Entriamo di nuovo in tutte. Io non farò nodi
perché poi dobbiamo insomma lavorare tornando indietro e quindi non servirà fare un nodo. Però all'inizio mi raccomando tenete ben stretto l'altra estremità. Vedete, questo deve essere il risultato. Rientriamo di nuovo in tutte e ci fermiamo uscendo dalla rocaille centrale, questa qui in alto, per continuare la lavorazione. Qui andiamo ad inserire una 11,0 e rientriamo in questa stessa rocaille dalla parte opposta. Vedete? In questo modo. Ora rientriamo di nuovo in questa che abbiamo appena inserita. Così. Ora dobbiamo ricominciare. Quindi una 11, una perla da 3, una 11, una candy oval, una 11, una perla, 3 11 0, di nuovo una perla e un'altra 11 come prima. Vedete come abbiamo fatto all'inizio. Quindi una 11, una perla da 3, un'altra 11, metti a fuoco, candy oval, 11 perla, 3 11 0, una perla e altre 11. Adesso rientriamo nel secondo foro della candy oval e tirate bene, mi raccomando. Ora qui dobbiamo inserire di nuovo una 11, una perla da 3 millimetri e soltanto un'altra 11,0, perché la terza 11,0 è quella che abbiamo inserito prima, la rocaille di separazione, e vi inserite, non vi sbagliate, questo appartiene al modulo di sotto, è questa, e tirate bene, vedete, in questo modo. Quindi adesso rifate di nuovo tutto il giro per stringere bene il lavoro. Quindi dovete sempre rientrare e fare un secondo giro per stringere bene il tutto. Quindi rifate di nuovo il giro e poi vi portate ad uscire dalla rocaille centrale di queste tre qui in alto per continuare la lavorazione. Sono ripassata una seconda volta e adesso sto uscendo di nuovo dalla rocaille 11,0, questa centrale delle tre. Qui andremo ad inserire una sola e rientriamo dalla parte opposta. E adesso ci inseriamo di nuovo in questa rocaille appena inserita. E qui di nuovo andremo ad inserire la stessa sequenza. Una 11, una perla da 3, un'altra 11, una candy oval, una 11, una perla da 3, 3 11 0, una perla da 3 millimetri e un'altra 11 0, è sempre la stessa sequenza. Portate tutto alla fine del filo, rientrate nel secondo foro della candy oval tirando bene il filo, rimettiamo sul lago una 11, una perla da 3 e un'altra 11 e adesso ci dobbiamo inserire in quella 11,0 che abbiamo messo sopra
a quella centrale di queste 3 del modulo sotto e tirate bene. Dopodiché dovete ripassare di nuovo in tutte e ricominciare poi di nuovo la lavorazione. È molto semplice. Sarà così fino alla lunghezza del vostro polso o del polso di chi a cui andrà il bracciale. Quindi continuate in questo modo e ci vediamo dopo. Ed ecco qua, sono arrivata alla fine, cioè alla lunghezza che desidero. Allora, non vi ho detto, la misura, del bracciale. Allora, con 9 candy, sono 9 candy oval, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, più la chiusura, si arriva intorno ai 19 e mezzo, 20 centimetri di lunghezza. Quindi se lo volete più piccolo dovete inserire 1 o 2 candy oval in meno, poi dipende dal tipo di chiusura che volete mettere. Se è più grande dovete continuare con la lavorazione. Questo è intorno ai 20, 19 e mezzo, 20, compresa di chiusura. Allora, arrivata alla fine, adesso rientriamo in tutte queste perline ed usciamo dalla prima rocaille prima della candy. Qui adesso prendiamo una 11, 2 super duo e un'altra 11 0. Una 11, 2 super duo e un'altra 11 0 e ci andiamo ad inserire nella prossima 11 0 dopo la candy. Rientriamo anche nella perla da 3 millimetri e usciamo dalla 11 0 che si trova subito dopo. In questo spazio e poi anche in quest'altro successivamente andremo ad inserire una sola perla da 3 millimetri e vi dovete inserire nella 11 nella perla e uscire dalla prossima 11 0. Andremo a riempire questo spazio con altre perle da 3 millimetri. Qui di nuovo inseriamo una 11, 2 super duo e un'altra 11 0 e ci inseriamo nella 11 nella perla da 3 e usciamo dalla prossima 11 0. Tirate bene. Qui andremo ad inserire di nuovo una perla da 3 millimetri e ci inseriamo nelle prossime perline uscendo sempre dalla 11 0 prima della candy e qui di nuovo una 11, 2 super duo e un'altra 11 0 e ci inseriamo nella 11 nella perla e usciamo dalla prossima 11 0. Di nuovo una perla da 3 millimetri e ci inseriamo di nuovo in tutte queste perline. Tirate bene il filo e questo deve essere e dovete continuare in questo modo sia da questa parte che dall'altra. Quindi fate questo e ci vediamo dopo. Ed ecco qua, abbiamo terminato tutti e due i lati. Sto uscendo dalla perla, ora mi inserisco in queste 3 11 0. Adesso avvicino un po' e adesso iniziamo. Inseriamo sull'ago 5 11 0. Sono 5 11 0 e ci inseriamo nel foro superiore della prima super duo. In mezzo alle 2 super duo andremo ad inserirne 3 di 11 0
e ci inseriamo sempre nel foro superiore della prossima super 2. Mi raccomando, aggiustatele da formare un picot. Di nuovo 5 su 11 0, scusate, sono 5 e ci dobbiamo inserire, vedete, nella 11 0 prima di questa perla che abbiamo inserito qui al centro, e tirate bene il filo in questo modo. Ora qui mettiamo sul lago 3, sempre 11 0, noi useremo solo le 11 0, e saltando la perla ci inseriamo nella prima 11 0. Queste 11 0 che abbiamo appena inserito, lasciatele che vanno sopra alle due perle. Ora di nuovo 5 rocaille e ci inseriamo nel foro superiore della prossima superduo. In mezzo alle superduo andremo ad inserirne 3. Di nuovo 5 rocaille e ci dobbiamo inserire nella 11 0, questa dopo la perla, dopo la candy. E tirate il filo. Qui ne andiamo ad inserire di nuovo 3 e ci inseriamo saltando la perla nella prima 11 0 che incontriamo. E portatele sopra. Di nuovo altre 5 e ci inseriamo nella superduo. In mezzo alle superduo ne inseriamo altre 3. Di nuovo 5 e ci inseriamo nell'ultima 11 0 dopo questa perla, la prima perla. Questa è l'unica parte un po' antipatica, e tirate bene. Vedete, questo deve essere il risultato e dobbiamo continuare così fino alla fine. Arrivati alla fine poi vi faccio vedere come continuare da questa parte. Terminato questo lato, ora dobbiamo continuare per fare l'altro lato e dobbiamo continuare in questo modo. Allora, usciamo sempre dalle 3 11 0 qui, rimettiamo sempre sul lago 5 rocaille e come prima ci inseriamo nella prima superduo. In mezzo alle superduo ne andiamo ad inserire 3 e ci inseriamo nella prossima. Di nuovo 5, tutto come prima, e ci dobbiamo inserire
sempre in questa 11,0 dopo la prima perla. E tirate bene il filo. Adesso qui vi ricordate abbiamo le 3 11,0 queste che stanno sopra alle perle. Ora mettiamo una rocaille e ci dobbiamo inserire in quella centrale delle 3, vedete? Andremo a formare una X sopra a queste perle. Di nuovo una rocaille e ci inseriamo in questa prima 11,0. E tirate bene il filo. Si deve formare questa X sopra alle 2 perle. Ora di nuovo 5 rocaille e ci inseriamo nella superduo. In mezzo alle superdue ne andremo ad inserire 3 e tirate bene il filo. Di nuovo 5 rocaille e ci dobbiamo inserire, vedete, nell'ultima rocaille dopo la prima perla. E tirate il filo. Qui dove ci sono le 3 11,0 e andremo ad unire. Quindi prendiamo una 11 e ci inseriamo in quella centrale. Di nuovo una e ci inseriamo nella prima 11,0 dopo questa perla. Non riesco a vedere, scusate. E tirate il filo. Questo è il lavoro che dobbiamo fare per continuare fino alla fine. Qui sulle 2 perle queste centrali dobbiamo unire e formare una X. Quindi continuate così fino alla fine. Abbiamo terminato tutti e 2 i lati. Vedete, sto uscendo sempre dalle, metti a fuoco, ops, scusate, dalle 3 11,0. Ora rientrate nella prima delle 5. Soltanto nella prima delle 5. Avviciniamo ancora un po'. Adesso mettiamo sul lago 3 11, saltiamo la prossima rocaille e ci inseriamo in quella successiva. E formiamo il primo picot. Di nuovo altre 3 rocaille, saltiamo la prossima e ci inseriamo nell'ultima e tirate il filo. Vedete, si formeranno questi 2 picot.
Sia per quanto riguarda il primo che l'ultimo modulo ci saranno 2 picot per lato, sia da una parte che dall'altra. In tutti gli altri, questi centrali, ce ne sarà uno solo. Ora rientriamo nella superduo. Rientriamo nella prima di queste 3, saltate quella centrale. Metti a fuoco, oggi non vuole mettere a fuoco. Saltate quella centrale in modo da formare la punta e rientrate nell'ultima e nella superduo e tirate bene. Se non si evidenzia bene la punta, basta con l'ago tirarla fuori e tirare il filo. Vedete? Così si evidenzia bene la punta. Ora rientriamo nella prima di queste prossime 5, 11 0. Qui rimettiamo sull'ago altre 3 rocaille. Saltate la prima e vi inserite nella terza. Vedete? E si formerà un altro picot. Ora prendete una perla da 4 millimetri e nella fila di fronte, questa del prossimo modulo, ci dobbiamo inserire, questa è la prima, la seconda, nella terza. E tirate bene il filo. Ed ecco qui il risultato. Ora qui dobbiamo formare di nuovo un picot, quindi inseriamo di nuovo 3 rocaille e ci inseriamo in questo caso nell'ultima rocaille. Comincio a impigliare il filo. E tirate bene il filo e si formerà di nuovo un picot. Ora rientriamo nella superduo. Rientriamo nella prima rocaille di queste 3. Saltiamo quella centrale e ci inseriamo nell'ultima. Inserisco anche nella superduo e tiro il filo in modo da evidenziare meglio la punta. Ora mi inserisco di nuovo nella prima 11 0, metto sull'ago di nuovo altre 3 rocaille, salto la prossima e mi inserisco nella terza e tiro bene il filo. Ora mettiamo sull'ago una perla da 4 millimetri e vi dovete inserire nella fila di fronte, nella terza, in quella centrale delle 5. Vedete? E tirate il filo in questo modo. Qui di nuovo 3 rocaille e ci inseriamo nell'ultima. Entriamo anche nella superduo, tirate bene in modo da avvicinare e questo sarà il risultato. Dovete continuare così fino alla fine. Ricordatevi che nell'ultimo modulo, sia da una parte che dall'altra, dovete creare 2 picot. Vedete? Come qui, 2, sia da questo lato e sia dall'altro. Ricordatevi anche di formare un cappietto per agganciare la chiusura, vedete? Solo
il primo modulo ci sono 2 picot da una parte e 2 dall'altra, e nell'ultimo. Poi tutti gli altri hanno un solo picot. Quindi continuate in questo modo anche dall'altro lato e ci vediamo alla fine. Vi faccio vedere la fine di un lato, vedete come si presenta? L'inizio e la fine con 2 picot, tutti gli altri ne hanno uno solo. Quindi questo lavoro deve essere fatto nello stesso modo anche dall'altra parte. Ed ecco qua il nostro bracciale è terminato. Devo soltanto inserire la chiusura. Questo è l'altro e questi sono gli orecchini. Andrò a fare anche gli orecchini per questo, così avrò un completo. Come avete visto è una lavorazione semplice, si fa anche velocemente e il risultato a me piace tantissimo. Bene, io invito a chi non si è ancora iscritto al canale di iscriversi, di attivare la campanella, così restate sempre aggiornati su nuovi video. Mettere un pollice in su se il video vi è piaciuto. Per il momento vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti!